Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo punto fantasia ad uncinetto. È un punto molto semplice, si lavora in un'unica riga ed è reversibile, quindi è uguale sia da una parte che dall'altra. È un punto ottimo per fare copertine o doudou o qualunque altra cosa vi venga in mente. A me è piaciuto molto perché dà questo effetto 3D alla lavorazione e quindi non risulta piatta. Dà una lavorazione bella morbida ed è molto semplice da realizzare. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo tipo di punto cominciamo da un nodino iniziale, per questo facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo portiamo fuori con l'uncinetto e tiriamo. E montiamo un numero di catenelle multiplo di 5 più 4. 1, 2, 3. Io per esempio per questa mostra ho montato 24 catenelle, quindi 20 multiplo di 5 più 4. Voi potete montare un qualunque multiplo di 5 che sia sufficientemente grande per il vostro lavoro e poi alla fine aggiungete 4 catenelle. Nella prima riga cominciamo a lavorare dalla quarta catenella dall'uncinetto, quindi contiamo 1, 2, 3, 4 e nella quarta catenella lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Lavorati i primi 3 punti alti, saltiamo 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoriamo un punto basso. Ora lavoriamo 3 catenelle e nello stesso punto lavoriamo 3 punti alti, quindi nella stessa catenella in cui abbiamo lavorato il punto basso. 3. Qui aprite bene il lavoro perché la successiva catenella tende un po' a chiudersi. Saltiamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoriamo un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Un punto basso, 3 catenelle, 3 punti alti nello stesso punto in cui abbiamo lavorato il punto basso. 1, 2, 3 e saltiamo 4 catenelle di base. 1, 2, 3, 4 e avanti così. Un punto basso, 3 catenelle, 3 punti alti nello stesso punto in cui abbiamo lavorato il punto basso, e quando arriviamo in fondo saltiamo 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoriamo un punto basso. E così termina la prima riga. Per la seconda riga e qualunque altra riga lavoriamo così: 3 catenelle, giriamo il lavoro e nel punto basso lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Lavorati i 3 punti alti, andiamo a lavorare un punto basso in rilievo nel terzo punto alto del giro precedente, quindi qui sotto queste sono le catenelle e questi 1, 2, 3 sono i punti alti che avevamo lavorato. Nel terzo punto alto, prendendo da davanti, così, lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, i 3 punti alti nell'archetto di 3 catenelle del giro precedente. 1, 2, 3. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga, quindi
nel terzo punto alto, 1, 2, 3, prendendo da davanti il corpo del punto alto, quindi così, lavoro un punto basso, 3 catenelle e 3 punti alti nell'archetto di 3 catenelle del giro precedente. 1, 2, 3. Un punto basso in rilievo nel terzo punto alto, e questo punto basso è quello che dà l'effetto 3D al lavoro. 1, 2, 3 catenelle, 3 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, e anche nell'ultima ripetizione lavoriamo un punto basso in rilievo nel terzo punto alto e concludiamo il giro con un punto basso nell'archetto di 3 catenelle. E così termina il secondo giro. Tutti gli altri giri li lavoriamo allo stesso modo, quindi 3 catenelle, giriamo il lavoro, 3 punti alti nel punto basso appena lavorato, un punto basso in rilievo preso davanti sul terzo punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti nell'archetto, e così via per tutta la riga e per tutte le righe che ci servono per il nostro lavoro. E questo è il risultato. Questa è la copertina che avevo fatto io, l'ho fatta in cotone con un uncinetto da 3 mm, e questa è la mostra che abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatta in lana con un uncinetto da 4 mm. Qualunque sia il cotone o la lana, quindi il filato che volete utilizzare, vi consiglio di utilizzare un uncinetto di una mezza misura superiore a quella raccomandata, in maniera da ottenere un lavoro bello morbido. A me è un punto che piace tantissimo e mi piace questo effetto 3D che dà, che resta comunque molto leggero e morbido. Nel prossimo tutorial vedremo un bordo da mettere intorno a, per esempio, una copertina fatta con questo punto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo punto vi piaccia, che il tutorial vi possa essere utile. Vi ringrazio come al solito di avermi seguita anche in questo tutorial, vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!